po' per la distanza e un po' per... L'uovo di pacca davanti, ragazzi. Treni nuovi, forcella nuova. Amici del tubo, buongiorno, anzi buonanotte, perché qui siamo quasi mezzanotte alla Bike Night 2020. C'è un'afa e zanzare a volontà qui, quindi non vedo l'ora di partire perché è difficile star fermi. Siamo qui in piazza San Leonardo, mancano 20 minuti alla partenza, l'atmosfera è tranquilla, però poi è la mia prima bike night, quindi non so cosa aspettarmi, cioè aspetto di tutto. Subito un primo inconveniente, il CRAV è fuori chiuso, quindi non ho potuto comprare nessun panozzo, ma il primo rifornimento è dopo circa 17-18 km alla Vete Grasso, quindi penso che sopravviveremo. Comunque sono organizzati perché c'è un servizio meccanico, c'è un servizio bagagli e poi ci sarà delle navette di ritorno per chi vuole tornare a Milano. Non è lavoretti, ma viva la sincerità lo stesso. Dunque, se volete partecipare a questo tipo di manifestazioni vi lascio qui il sito sotto in descrizione col link per le prossime. C'è stata settimana scorsa, anzi il 26 di giugno a Ferrara, questa è la seconda, poi c'è anche quella sulla Adria. Beh, manca veramente poco e c'è una piccola... Vabbè, allora, manca veramente poco e c'è una piccola novità, sta cominciando a piovere. Non è che cambia molto perché tanto fa caldissimo, ci adattiamo a tutto. Beh, direi che il tempo promette bene, eh? Beh, il tempo direi che promette bene. Yuhu! No, ragazzi, non è uscito solo all'improvviso, però a questo punto del video devo fare una piccola premessa. Cioè, è successo un fatto durante la bike night che mi ha coinvolto, cioè mi hanno rubato la GoPro, quindi questo video sarà parzialmente monco di varie fasi, però spero che vi piaccia lo stesso. Vi spiego cosa è successo. Praticamente dopo il secondo rifornimento mi è caduta, me ne sono accorto quasi subito, erano le 5 del mattino, però la GoPro era sparita, qualcuno l'ha raccolta e a conferma di questo, quando sono arrivato al traguardo, il mio telefonino ha rilevato la presenza della GoPro. Questo vuol dire purtroppo che qualcuno l'ha presa, se l'è messa in tasca e se l'è tenuta, perché il Bluetooth rileva solo quando c'è la telecamera in presenza, quindi non in lontananza. E quindi è andata così, me ne comprerò un'altra e... Andiamo. Ecco. Questa, ragazzi, è la bici più bella, cioè, fare 100 km con questa, tanto di cappello. Come ti chiami? Hai detto? Angelica. Vedremo. Salutiamo Angelica, ci vediamo più tardi. Si è spezzato il gruppo, ragazzi. Siamo in coda, però mi sto divertendo un sacco, ve lo dico subito.
ora di imboccare il naviglio qui. Siamo sul ponte di Porta Genova e si parte. Gente, stiamo uscendo da Milano. People, we are leaving the city. La prima sosta è a Abete-Grasso, tra una ventina di chilometri. The first wreck is Abete-Grasso, 20 km. Non piove, quindi va bene, dai. Eccoci qua al primo punto di ristoro, bagni completi, non riusciamo a mangiare. Sosta da Abete-Grasso, ragazzi, vediamo cosa c'è dentro. Fitness, costi, 3. Vabbè. Piace? Preferisci la pesca? Vuoi barattare una pesca? Grazie. Sono le 2:35, direi che è ora di riprendere il cammino. La prossima stazione di rifornimento è a Turbigo, saranno una quarantina di chilometri forse. Ripartiamo. Sinistra! Sinistra! Io vado a destra, deciso. Anch'io. Oh, basta, va bene. Allora tutti a destra. Ale. Ma no, il naviglio è di là, bisogna andare di là. Ah beh, magari ti fa fare il giro così. Abbiamo fatto fino adesso circa 28 km, quindi ne mancano una settantina. Punto numero 2, sosta. Siamo a Turbigo. Caffè. Voglio un caffè. Cazzo di caffè ci vuole adesso. Questo punto di sosta molto attrezzato, c'è il pub aperto, almeno un caffè devo farmelo. Sono le 4, siamo a Turbigo. Andiamo. Andiamo nel buio. Ragazzi, c'è pure la nebbia, non poca, c'è poca. Alla fine ce l'abbiamo fatta ad arrivare.
però c'è stato un problema. Ah, perché forse la GoPro. Quindi ho perso tutte le immagini. Mi dispiace veramente perché erano veramente belle, mi piacevano, momenti divertenti.